Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò dei prodotti SMDV che per me sono veramente una bomba atomica, ve lo dico già nella intro, quindi se siete interessati a questo tipo di prodotti mettetevi comodi e sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto nella intro, oggi si parlerà appunto di prodotti SMDV. Li ho scoperti moltissimi mesi fa, infatti il primo video sui softbox Flip G ormai risale ad agosto dell'anno scorso e visto che ce l'ho da ormai 8-9 mesi volevo dirvi come mi sto trovando con questi prodotti, anche perché su Instagram mi chiedete praticamente tutti i giorni quanto costano, dove si trovano, eccetera eccetera. Partirei però da un prodotto SMDV che è veramente una bomba atomica, ve lo dico già. Mi è arrivato da poco, l'ho già utilizzato su parecchi set e me ne sono veramente innamorato. Unica cosa ragazzi, sarà difficile da trovare in questo momento in Italia, quindi se poi lo volete dovete aspettare. Arriva in questa sacca che ragazzi è la migliore sacca da stativo che io abbia mai visto, impermeabile addirittura. Comunque lo andiamo ad aprire e chiaramente qui dentro abbiamo uno stativo, guardate quanto è bello. Allora partiamo dal materiale, tutto in carbonio, estremamente leggero, meno di 1 chilo di peso. Per quanto riguarda le dimensioni ragazzi lo vedete, estremamente piccolo da chiuso, mi sembra 52 se non sbaglio, ma quando lo andiamo ad alzare arriva a 2,20 m e credo che sia il miglior compromesso, perché sotto i 2,20 m è un po' difficile creare dei ritratti come si deve con la luce inclinata a 45 gradi, ma vedremo invece che con questo ci riusciremo. Il prodotto si chiama Flex Stand C9, vi ripeto in Italia è difficile da trovare in questo momento. Come si apre? Si apre come un normalissimo stativo in carbonio, ma tanto normale non è perché al suo interno ha ben 3 chicche. La prima è sicuramente che è ammortizzato ad aria, quindi se non sapete di cosa sto parlando, una volta che voi lo aprite in questo modo, ok? Andate a mettere una luce qui anche pesante, andate a smollare questo e lui, vedete, andrà ammortizzato appunto con l'aria. Non vi cascherà tutto su una mano facendovi male, quindi è una cosa veramente pazzesca. Non ho mai avuto uno stativo in carbonio ammortizzato ad aria e sì, fa la differenza. Seconda cosa, a metà stativo abbiamo questo, non so se riesco a farvelo vedere, che cos'è? È un pezzettino in plastica che in realtà serve per ancorare meglio lo stativo. Infatti, se negli stativi normali abbiamo le classiche viti, ok? Quindi sporge la vite, ci potete mettere lo zaino e ok. Su queste in carbonio non abbiamo niente per ancorare e quindi diventa un problema. Ecco, loro si sono inventati questo pezzettino di plastica da mettere qui, rapido, comodo, potete metterci lo zaino, una borsa fotografica, insomma quello che volete e lo stativo rimarrà dove deve stare. Spero che altri produttori vadano a creare questo pezzettino di plastica qui, magari di varie dimensioni, così lo possiamo mettere poi su tutti i nostri stativi. Terza chicca, quando noi andiamo a svitare qui completamente, il palo, quindi la sezione centrale di questo stand, si rimuove. Infatti qua sotto abbiamo una vite da 1/4 ed è molto comodo per andarci a pescare, no scherzo, è molto comodo quando c'è vento. Infatti state vedendo delle immagini dove stavo con Luca e ha fatto tutta la differenza del mondo, c'era molto vento, l'assistente regge la luce in questo modo col softbox chiaramente, senza aver ingombro dei 3 piedi, e fa anche questa veramente tanta differenza. In più, come vi dicevo prima, essendo in carbonio chiaramente è ultra leggero e ultra resistente. Allora, non si trova in Italia in questo momento. Per tutti i prodotti SMDV vale il discorso che su Amazon sono difficili da trovare. Nei negozi di fotografia idem, vi lascio un negozio italiano che non sa niente di questo video qui sotto in descrizione, che ha praticamente tutto. Non credo che abbia però lo stativo in questo momento, ma chiaramente arriverà. Per quanto mi riguarda, questo è lo stativo migliore che si possa avere in carbonio di quelli piccolini e mi ci sto trovando veramente da Dio. Vi ricordo però che se vi serve uno stativo in carbonio al volo e non volete aspettare, c'è un video sul canale per quanto riguarda gli stativi di Neewer, anche quelli sono veramente pazzeschi.
Non vi so dire neanche il prezzo di questo, quindi passerei al prossimo prodotto. Come non parlarvi di lui, SMDV Flip G. Ragazzi, è il softbox migliore che io abbia mai avuto ed è quello che realmente utilizzo tutti i giorni. Voi lo sapete, mi arrivano veramente tantissime luci, ogni brand magari mi manda il suo softbox, quindi ok, mi vedete utilizzare anche altri softbox, ma detto tra noi, fosse per me, io utilizzerei solo e soltanto lui. Perché vi dico questo? Perché un softbox estremamente leggero e, come vedete, estremamente fino, lo mettete veramente dove volete. Questa è la versione da 32, quella più grande, quindi da 80-85 cm, ma io ne ho altri tre. Partono da 55, 65, 75 e appunto 85 cm. Per aprirlo, ve l'ho fatto già vedere, ci vuole un secondo. Per chiuderlo ci vuole altrettanto un secondo, e questa cosa in un set vi aiuta tantissimo. Quante volte avete dovuto chiudere e aprire il softbox perché magari non passava dalle porte di una casa? Quante volte l'avete dovuto aprire e chiudere perché c'è vento e voi vi dovete spostare un attimo? Ecco, lui su questo batte veramente tutti. Come vedete è roba veramente di un secondo, ma non finisce qui. È un softbox da 80 cm ed è il più leggero che ci sia in circolazione. Per andarlo a mettere poi sullo stativo, lo state vedendo, un secondo per metterlo, un secondo per toglierlo, senza aver bisogno di le viti che ci vuole un sacco di tempo per poter fare quello che sto facendo io in un attimo. Quindi ricapitoliamo: softbox chiuso, softbox aperto, softbox tolto, softbox messo sullo stativo. Come capite, questa facilità e velocità di utilizzo ci fa andare molto più veloce nei lavori, ve lo assicuro. Ma come facciamo ad inclinare il softbox? Niente di più semplice, non so se riuscite a vederlo, ma qui dietro c'è un grilletto, noi lo schiacciamo e possiamo metterlo in tutte le posizioni che vogliamo noi. Anche qui ci vuole un secondo, non dobbiamo svitare una vite, posizionarlo e riavvitarlo. Ragazzi, un secondo, mi allontano, ve lo faccio rivedere, ok? Nulla di più semplice. Dobbiamo però parlare poi del suo attacco, questo qui. Allora, quando lo andate a comprare, lui arriva così, con questo attacco dove praticamente non ci potete attaccare niente. Infatti dovete andare a comprare poi degli adattatori. Sì, lo so, costano, però ragazzi vale assolutamente la pena. Questo ad esempio è per AD100, lo andiamo a posizionare qui in maniera estremamente facile, come tutte le cose SMDV. Prendiamo il nostro AD100 e magneticamente lo possiamo andare a posizionare. Per stare tranquilli abbiamo anche una chiusura, avete sentito il clack? Questo non va più da nessuna parte. In realtà non va da nessuna parte neanche solo col magnete, anche perché non lo mettete in questa posizione qua, no? Di solito lo mettete in questa, quindi non va da nessuna parte neanche così. Però se volete stare più tranquilli, clack, e siete a posto, lui non andrà più da nessuna parte. Cambio di inquadratura ragazzi, perché Osmo Pocket si è surriscaldato, l'avevo messo al sole, oggi ci sono 30 gradi, è mezzogiorno e quindi vabbè. Allora, ripartiamo dal fatto che, come avete visto, AD100 si può mettere in un secondo, ma andando a comprare poi altri adattatori, ci sono una miriade di adattatori, possiamo andarlo a utilizzare con altri mount. Per esempio, se io volessi utilizzare lui con una D300, come fare? Vi comprate questo e quando ne dovete portare più di uno, chiaramente questo non pesa niente, è un pezzettino di plastica fatto benissimo, non si rompe, è durevole, non vi preoccupate, però peserà 5-10 grammi. Voi non fate altro che mettere l'adattatore al suo posto, prendete AD300 e lo andate ad utilizzare, poi chiaramente potete andarlo ad angolare come volete. Ragazzi, questa è la vera figata per quanto riguarda proprio SMDV Flip G. Ma non è finita, perché poco tempo fa mi è arrivato questo, il Nanlite Forza 60 B2. Che softbox utilizzo? Ragazzi, sempre e soltanto lui. Vi prendete l'adattatore per Nanlite e come vedete potete andare a utilizzare anche questo tipo di illuminatore e così via. Ce ne sono veramente tantissimi di adattatori sul mercato, io ho questi perché utilizzo questo tipo di prodotti. Insomma ragazzi, non so cos'altro dirvi, è il softbox migliore che voi possiate comprare.
allora in tanti su Instagram mi scrivete costa tanto, costa poco, eccetera eccetera. Ragazzi, ha il suo prezzo, sì, ma non è che costa chissà quanto rispetto agli altri. Se andate a comprare un softbox per AD300 ad esempio, quello da 65 o da 85, costa comunque un centinaio di euro. Avete comprato un softbox che comunque va benissimo, poi comprate un secondo flash e dovete comprare un secondo softbox. Ecco, qui no, comprate lui e siete praticamente a posto. Vi ripeto, non solo pagate il fatto che con gli adattatori potete adattare quasi tutte le luci, ma pagate il fatto che si chiude in un secondo e si toglie dallo stativo in un secondo. Una volta poi che lo dovete portare in giro, questo è l'ingombro, cioè vediamo se così si vede, niente, ok? Vedete le mie mani? Non è niente. E per me che viaggio tanto e spesso questi qui li metto magari nelle valigie quelle normali, ci metto questi, un paio di questi dentro, poi metto i vestiti e non occupano spazio. Ragazzi, per me questo è stato una svolta. Sapete che mi mandano tantissime luci e molte volte mi mandano anche i loro softbox, quindi mi vedete utilizzare quel tipo di softbox lì, magari di altre marche, ma fosse per me io utilizzerei solo e soltanto lui. Forse questa cosa già l'ho detta nel video, però ci tengo a ridirla. Mi stavo dimenticando di farvi vedere però un accessorio fighissimo proprio per il softbox che avete visto. Cosa sarà mai? È una griglia, però ragazzi già potete vedere la qualità da questa scatolina che è super top, ma quando noi andiamo ad aprirla guardate che bella questa griglia e come è fatta bene. Più che altro è fatta di questo materiale sempre plastico, per carità, però chiunque ha mai avuto a che fare con le griglie sa che una volta che apre una griglia dalla sua confezione non la chiude praticamente più, o comunque se la chiudi in maniera che occupa comunque molto spazio. Invece loro hanno creato questo sistema con il quale la griglia si chiude veramente in un secondo. Io è la prima volta che vedo una griglia che si richiude così facilmente e che poi si può andare a riporre nella sua confezione. Guardate che figata. Ecco, costa, sì ragazzi, costerà tipo 80 euro, quindi costa tanto, è vero. Però per chi è professionista e deve utilizzare questa roba tutti i giorni fa la differenza avere una cosa così piccola da portarsi dietro, e per aprirla e per chiuderla, come avete visto, ci vuole veramente un secondo. Ma se volete utilizzare dei flash di questo tipo, quindi ad esempio Neewer Q4 che ha l'attacco Bowens, come facciamo? Ragazzi, nulla di più semplice, perché SMDV ha pensato anche a voi. Infatti SMDV mi ha appena inviato questo che state vedendo in questo momento. Si chiama Flip 44 Pro, quindi versione professionale 1, 44 pollici vuol dire 1,10 m, come vedete bello grande, ma da trasportare rimane comunque estremamente facile. Lo andiamo ad aprire insieme e praticamente è molto simile rispetto il Flip G che vi ho fatto vedere prima. In cosa differisce? Non abbiamo il manico per poterlo mettere direttamente allo stativo, e questo perché luci così grandi o anche più grandi di queste chiaramente hanno bisogno del loro bracket, perché sono luci molto pesanti appunto, e quindi questo si va ad attaccare direttamente sull'attacco Bowens. Andiamo ad aprirlo e come vedete, come al solito, ci vuole un secondo per chiuderlo, ragazzi. Altrettanto ci vuole un secondo. Benissimo. La cosa bella è che il materiale utilizzato è veramente super pro, sia questo esterno sia questo dell'apertura e della chiusura. Come lo andiamo ad innestare? Scusate che adesso non mi vedrete più, ma non importa, lo andiamo ad innestare come un normale softbox Bowens sul nostro appunto Neewer Q4. Possiamo andare ad angolarlo? Assolutamente sì, chiaramente però dobbiamo utilizzare il bracket del flash che stiamo utilizzando. Vi ripeto, possiamo andarlo a aprirlo e chiuderlo in un secondo, come vedete, e per toglierlo poi altrettanto un secondo. Però SMDV non si è fermata qui, perché se non avete bisogno dell'attacco Bowens, chiaramente possiamo andarlo a sostituire con tantissimi altri attacchi, quelli molto più grandi rispetto al Flip G, quindi ad esempio quelli di Elinchrom, quelli di Profoto e tanti altri ancora. Come vedete, per metterlo e per chiuderlo
è un secondo. Questo, a differenza del Flip G, ha due tendine che potete andare a rimuovere, sia questa esterna sia quella interna, e chiaramente ha anche la sua griglia. Allora, questo lo utilizzerò assolutamente quando sono in interna o quando sono in esterna e c'è qualcuno che possa però essere dedicato a tenere il flash, perché sennò casca tutto. Oggi per esempio, come vedete, non c'è vento e potrei anche provare a utilizzarlo da solo così, perché come vedete non va da nessuna parte. Ragazzi, softbox assolutamente super consigliato, vale lo stesso discorso che vale per Flip G. Una volta che comprate questo lo utilizzate con tutti gli illuminatori che avete con attacco più grande, quindi per quanto mi riguarda questi sono i softbox da comprare. Vi ho fatto vedere tutti i prodotti SMDV che posseggo e volevo farvi un discorso, visto che siete in tanti su Instagram a scrivermi tutti i giorni ma l'apertura e la chiusura si rompe. Ragazzi, no, io ce l'ho da 8 mesi, almeno l'80 e il 50 li porto sempre con me, quindi quello più grande e quello più piccolo, e io non ho mai avuto problemi, anzi vi dico la verità, sono ancora nuovi. Cerco di farvelo vedere, guardate, vabbè, sicuramente sono a fuoco io e ok, forse è meglio se lo metto qui. Vedete, è proprio nuovo e questo veramente lo utilizzo ovunque, perché porto quello grande e quello piccolo, perché se non c'è vento utilizzo quello grande, se c'è tanto vento utilizzo quello più piccolo che ho. Se andate sul mio Instagram vedrete tantissimi post dove alla fine del carosello troverete delle storie dove li ho utilizzati. Adesso che posso utilizzarli anche con Nanlite, li utilizzerò appunto anche per tutti gli shooting serali o comunque indoor. Quando vorrò utilizzare il flash della Neewer o similari con attacco Bowens potrò farlo sempre grazie al softbox di SMDV. E ragazzi, non posso far altro che straconsigliarvi tutti i prodotti SMDV. Adesso ne ho un po' e li sto utilizzando da molto tempo e io ne sono assolutamente innamorato. Ok, ultime considerazioni, tanto so che me lo chiederete, quale prendere come dimensione, 50, 60, 70, 80, sto parlando chiaramente dei Flip G. Ragazzi, per quanto mi riguarda, se ne dovete comprare uno, quello giusto è il Flip G 24, quindi il 60. È una via di mezzo tra quello più piccolo e quello più grande e se ne dovete comprare uno, secondo me quello è quello giusto. Se ne volete comprare due, allora io invece vi consiglio di fare quello che faccio io, quello più grande che c'è, quindi 80, e quello più piccolo da 50. Tanto quando li dovete portare in esterna non pesano niente e come avete visto sono ultra piatti, quindi non vi creano nessun problema portarne due al posto di uno, però se c'è vento utilizzate quello piccolo, se non c'è vento andate ad utilizzare quello grande. Ok, penso di avervi detto tutto per questi prodotti, che troverete chiaramente qui sotto in descrizione. Se avete qualche domanda scrivetemi nei commenti, iscrivetevi al canale, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!